Ci sono divinità che governano il cielo, altre che dominano gli oceani, altre ancora che siedono sui troni degli inferi e regnano sul mondo dei morti. Poi esistono figure più difficili da collocare, presenze che sembrano sfuggire a qualsiasi confine, perché alcuni luoghi appartengono a un regno preciso, altri invece esistono tra un luogo e l'altro, tra la luce e l'oscurità, tra il passato e il futuro, tra una strada che termina e una che sta per iniziare. Ed è proprio lì che, secondo gli antichi greci, attendeva una delle divinità più enigmatiche mai venerate, Ecate, una dea il cui nome attraversa i secoli avvolta da torce accese, sentieri deserti e sussurri pronunciati nel cuore della notte. I viandanti lasciavano offerte ai crocevia in suo onore, il re cercavano il suo favore, le streghe la invocavano nei loro rituali, perfino gli dei sembravano trattarla con un rispetto particolare. Eppure Ecate rimane una delle figure più difficili da comprendere dell'intera mitologia greca, guardiana di segreti, custode di passaggi invisibili, compagna di anime in viaggio tra mondi diversi, una presenza che compare ogni volta che qualcuno si trova davanti a una soglia, perché ogni soglia nasconde una scelta e ogni scelta conduce verso qualcosa di sconosciuto. Forse è proprio questo il motivo per cui il suo mito continua ad affascinarci ancora oggi. Non parla soltanto di dei e antiche leggende, parla di quel momento che tutti prima o poi siamo destinati ad affrontare. L'istante in cui una porta si apre davanti a noi e l'unica cosa davvero impossibile è sapere cosa ci aspetta dall'altra parte. Questa è la storia di Ecate, la dea che camminava tra i mondi. Da sempre l'uomo cerca di dare un volto all'ignoto, nelle leggende, nei miti, nelle ombre del tempo, ha raccontato se stesso. Questo è Ecate del mito. Mettiti comodo e lasciati guidare nel mistero. Capitolo 1. Le origini della dea dimenticata. Molte divinità della mitologia greca possiedono una storia d'origine semplice da raccontare: un padre, una madre, una nascita straordinaria e poi l'inizio delle loro imprese. Con Ecate le cose diventano più sfuggenti. Il suo nome emerge dalle nebbie di un'epoca antichissima, precedente ai racconti più celebri dell'Olimpo. Un tempo in cui il mondo apparteneva ancora ai titani, le immense potenze primordiali che dominavano il cosmo prima dell'ascesa degli dei olimpici. Secondo il poeta Esiodo, Ecate era figlia di Perse e Asteria. Perse era un titano associato alla distruzione e alla forza. Asteria era una dea legata al cielo stellato e alle luci che brillano nella notte. Da questa unione nacque una figura destinata a occupare un posto unico all'interno della mitologia greca. Eppure, quando si parla dei grandi titani, il suo nome viene spesso dimenticato. Crono è ricordato come il sovrano che divora i propri figli, Atlante come il gigante costretto a sostenere il cielo, Oceano come il padre delle acque. Ecate rimane invece ai margini del racconto, una presenza silenziosa, quasi nascosta, come se la sua storia scorresse accanto a quelle più famose senza mai cercare davvero di attirare l'attenzione. Forse è proprio questo uno degli aspetti più affascinanti del suo mito. Ecate appartiene a una generazione di esseri divini che precede molti degli dei più conosciuti. La sua esistenza affonda le radici in un'epoca remota, quando il mondo era ancora giovane e le grandi potenze cosmiche modellavano il destino dell'universo. Eppure, a differenza di molte altre figure nate in quel periodo, il suo culto continuò a prosperare per secoli. Le sue storie attraversano generazioni di poeti, sacerdoti e viaggiatori. Il suo nome viene pronunciato in città lontanissime tra loro, dalle coste dell'Asia minore fino alle grandi polis della Grecia. Un dettaglio che rende ancora più interessante la sua origine, perché Ecate sembra appartenere a due mondi diversi. Da una parte conserva l'eredità antichissima dei titani, dall'altra riesce a trovare spazio all'interno delle tradizioni che si sviluppano
svilupparono molto tempo dopo, come un ponte che collega epoche differenti. Anche le sue radici geografiche raccontano una storia particolare. Alcuni studiosi ritengono infatti che il suo culto possa essere nato al di fuori della Grecia continentale, forse in regioni dell'Anatolia antica, per poi diffondersi gradualmente nel mondo ellenico. Se questa teoria fosse corretta, Ecate rappresenterebbe qualcosa di raro nella mitologia greca, una divinità capace di attraversare culture diverse, adattandosi a tradizioni differenti senza perdere la propria identità. Ed è proprio qui che la sua storia diventa ancora più sorprendente, perché mentre molte figure appartenenti all'antica stirpe dei Titani stavano per essere travolte da un cambiamento destinato a riscrivere il destino del cosmo, Ecate si trovava davanti a un passaggio che avrebbe deciso il futuro degli dei stessi. Una guerra immensa stava per cominciare, una guerra che avrebbe separato il passato dal futuro, e al centro di quel conflitto sarebbe comparso il nome del più potente tra gli dei olimpici, Zeus. Se vuoi continuare questo viaggio dentro i miti dimenticati, puoi unirti al canale. Ogni settimana riportiamo alla luce un nuovo frammento di mito. Questo viaggio esiste grazie a chi sceglie di attraversare queste storie, perché alcune divinità non governano un regno, non siedono su un trono tra le nuvole, non dominano gli oceani e non regnano nelle profondità degli inferi. Esistono invece sui confini, nei passaggi, nei luoghi dove una strada finisce e un'altra deve ancora cominciare. Ed è proprio lì che incontriamo Ecate. Ma come riuscì una dea appartenente alla stirpe dei Titani a conservare il proprio potere quando persino gli dei più antichi furono sconfitti? Capitolo 2. Perché Zeus non la sconfisse. Quando gli antichi greci osservavano il mondo attorno a loro, vedevano un universo costruito attraverso conflitti immensi. Ogni generazione di dei sembrava destinata a sostituire quella precedente. Urano aveva ceduto il potere a Crono. Crono era stato sfidato dai suoi stessi figli e presto sarebbe arrivato il momento della battaglia più importante di tutte, la Titanomachia, una guerra così grande da scuotere il cielo, la terra e il mare. Da una parte si schierarono i Titani, gli antichi signori del cosmo, dall'altra gli dei olimpici guidati da Zeus, giovani, ambiziosi e determinati a conquistare il dominio dell'universo. Per 10 lunghi anni il conflitto infuriò senza tregua. Le montagne venivano scagliate come armi, i fulmini illuminavano il cielo, il fragore degli scontri attraversava il mondo intero. Alla fine arrivò la vittoria degli Olimpi. Crono venne sconfitto. Molti titani furono imprigionati nel Tartaro, il più terribile degli abissi. Altri persero per sempre il ruolo che avevano avuto fino a quel momento. Fu una vera e propria rivoluzione cosmica. Un nuovo ordine sostituì quello antico. Ed è proprio qui che la storia di Ecate prende una direzione sorprendente. Perché quando la guerra terminò e Zeus iniziò a distribuire ricompense, privilegi e domini, il destino di Ecate seguì un percorso completamente diverso da quello di gran parte della sua stirpe. Il poeta Esiodo racconta che Zeus continuò a onorarla, anzi, secondo alcuni passaggi della Teogonia, il re degli dei confermò i privilegi che già possedeva, una scelta che ha incuriosito studiosi e appassionati per secoli. Per quale motivo una divinità appartenente alla stirpe dei Titani ricevette un trattamento tanto particolare? La risposta si nasconde probabilmente nel ruolo che Ecate occupava all'interno della religione greca. A differenza di molte altre figure titaniche legate a un preciso momento del passato, Ecate continuava a essere profondamente radicata nella vita religiosa della comunità che la veneravano. Il suo culto era vivo, presente, diffuso. Cancellarlo avrebbe significato eliminare una figura che molte persone consideravano ancora importante. Così, mentre altri nomi svanivano gradualmente sullo sfondo della mitologia, Ecate riuscì ad attraversare quel cambiamento epocale, come una viaggiatrice capace di passare indenne attraverso una tempesta. Questo la rende una figura quasi unica. Ecate appartiene infatti a due epoche diverse della mitologia greca. Nasce nell'età dei Titani
prospera nell'età degli Olimpi, attraversa il confine tra due mondi destinati a combattersi, ed è proprio questa caratteristica a renderla così difficile da classificare. Quando si pensa agli dei greci spesso si immaginano categorie precise, gli dei olimpici da una parte, i titani dall'altra. Ecate sembra sfuggire a questa divisione, la sua storia continua mentre quella di molti altri si interrompe, il suo nome attraversa la grande frattura che separa il vecchio ordine dal nuovo. Forse è proprio per questo che gli antichi autori la descrivevano con un rispetto particolare, come una presenza che esisteva già prima dell'ascesa di Zeus e che continuò a essere venerata anche dopo la sua vittoria. Una figura abbastanza antica da ricordare il mondo precedente e abbastanza importante da trovare spazio in quello successivo. Mentre il cosmo assumeva una nuova forma, Ecate rimaneva al suo posto e con il passare dei secoli attorno al suo nome iniziarono ad accumularsi immagini, simboli e attributi destinati a renderla una delle divinità più riconoscibili dell'intero mondo greco. Per comprenderla davvero, però, dobbiamo osservare ciò che gli antichi vedevano quando pronunciavano il suo nome, gli oggetti che la rappresentavano, gli animali che la accompagnavano e i simboli che ancora oggi vengono immediatamente associati a lei. Capitolo 3. I simboli di Ecate. Immagina di essere un viaggiatore dell'antica Grecia. Il sole è ormai scomparso dietro l'orizzonte, le strade sono illuminate soltanto dalla luce tremolante delle stelle, il vento attraversa gli alberi, le ombre si allungano sulla terra e lungo il cammino compare una statua, una figura scolpita nella pietra. Accanto a lei si trovano offerte lasciate da mani sconosciute, piccoli doni, frammenti di cibo, preghiere affidate al silenzio della notte. Per gli antichi riconoscere una divinità significava riconoscere i suoi simboli. Ogni dio possedeva oggetti, animali e immagini capaci di raccontare la sua storia ancora prima che il suo nome venisse pronunciato, ed Ecate era circondata da alcuni dei simboli più affascinanti dell'intero mondo greco. Tra tutti, uno dei più celebri era la torcia. Nelle raffigurazioni antiche compare spesso con una o due torce accese tra le mani, una luce che attraversa l'oscurità, un fuoco che continua a brillare mentre il resto del mondo sprofonda nelle tenebre. Per questo motivo la torcia divenne una delle immagini più riconoscibili associate alla dea. Con il passare dei secoli un altro simbolo iniziò ad accompagnare il suo nome: la chiave, un oggetto semplice soltanto in apparenza. Le chiavi custodiscono accessi, proteggono ciò che si trova oltre una porta, permettono il passaggio da uno spazio all'altro. Nell'immaginario antico rappresentavano qualcosa di prezioso, qualcosa che meritava di essere protetto, e proprio per questo la chiave divenne uno degli attributi più importanti di Ecate. Accanto agli oggetti compaiono anche gli animali, tra questi il più famoso è il cane. Molte fonti raccontano di branchi che ululavano durante la notte annunciando la presenza della dea. In alcune regioni della Grecia i cani venivano addirittura considerati animali sacri a lei dedicati. Il loro abbaiare nel silenzio delle ore notturne veniva interpretato come un segnale capace di attirare l'attenzione degli uomini. Anche il serpente compare frequentemente accanto alla sua figura, un animale che nell'antichità evocava immagini potenti, saggezza, rinnovamento, mistero. Il serpente cambia pelle e continua il proprio cammino. Per molte culture rappresentava una creatura capace di attraversare cicli di trasformazione continui, un simbolo antico che si adattò perfettamente alla figura di Ecate. Poi c'è la luna. Quando oggi pensiamo a Ecate, spesso la immaginiamo sotto un cielo notturno, illuminato da una falce d'argento. Questo legame si rafforza soprattutto nelle epoche successive, fino a diventare una delle associazioni più diffuse e riconoscibili. La sua immagine iniziò gradualmente a intrecciarsi con quella delle notti rischiarate dalla luce lunare, contribuendo a costruire l'aura di mistero che ancora oggi la circonda. E infine arriviamo alla rappresentazione più famosa di tutte, quella che probabilmente chiunque abbia sentito nominare Ecate ha visto almeno una volta: la figura triplice, 3 volti, 3 figure unite, 3 direzioni osservate contemporaneamente. Le statue dedicate alla dea iniziarono a mostrarla in questa forma già nell'antichità, un'immagine straordinaria, quasi inquietante, capace di distinguersi immediatamente da quella di qualsiasi altra divinità greca. Chi osservava queste raffigurazioni aveva la sensazione di trovarsi davanti a qualcosa di diverso dal solito, qualcosa che sfuggiva alle rappresentazioni tradizionali. Ed è proprio questa combinazione di torce, chiavi, cani, serpenti, luna e triplice volto
ad aver costruito l'immagine di Ecate che conosciamo ancora oggi, un mosaico di simboli che attraversò secoli di storia, segni capaci di sopravvivere al passare del tempo. Eppure, dietro quelle immagini si nascondeva qualcosa di ancora più affascinante, perché i simboli raccontano chi è una divinità, ma sono i suoi poteri a spiegare perché gli uomini continuavano a cercarla. Capitolo 4. I suoi poteri. Per comprendere davvero il fascino che Ecate esercitò sugli antichi greci, bisogna immaginare un mondo molto diverso dal nostro, un mondo in cui la linea che separava il visibile dall'invisibile apriva sottile come una tela. Le malattie potevano arrivare all'improvviso, i raccolti dipendevano da forze che nessuno era in grado di controllare, i sogni sembravano messaggi provenienti da luoghi lontani e ogni notte nascondeva misteri che sfuggivano alla comprensione umana. In un universo simile, gli dei rappresentavano molto più che semplici figure mitologiche, erano presenze reali, potenze capaci di influenzare la vita quotidiana, ed Ecate occupava un posto particolare all'interno di questo immaginario. Le fonti antiche le attribuiscono infatti capacità straordinariamente varie. Alcune la invocavano per ottenere protezione, altri per attirare prosperità e fortuna, altri ancora speravano nel suo favore prima di intraprendere un'impresa importante. La sua influenza sembrava estendersi a numerosi aspetti dell'esistenza umana, rendendola una divinità difficile da racchiudere in una singola definizione. Con il passare dei secoli, però, un elemento iniziò a emergere più degli altri: il legame con ciò che gli esseri umani percepiscono come misterioso, con tutto ciò che sfugge alle spiegazioni immediate. Per questa ragione il nome di Ecate finì gradualmente per intrecciarsi con l'idea della magia. Quando abbiamo parlato di Medea, abbiamo incontrato una delle più celebri maghe della mitologia greca, una donna capace di preparare pozioni, compiere incantesimi e manipolare forze che la maggior parte delle persone considerava irraggiungibili. Con il tempo, molte tradizioni iniziarono a collocare proprio Ecate al vertice di questo universo simbolico, come una figura associata alla conoscenza dei segreti più nascosti, una presenza che sembrava custodire ciò che rimaneva oltre la portata degli uomini comuni. Eppure, ridurre Ecate alla sola magia sarebbe un errore. Le antiche preghiere rivolte a lei raccontano una figura molto più complessa, una dea capace di concedere aiuto, di offrire protezione, di accompagnare chi cercava il suo favore. Per molti fedeli rappresentava una presenza benevola, una forza alla quale rivolgersi nei momenti di difficoltà. Naturalmente esisteva anche un lato più inquietante. Come accade per numerose divinità del mondo antico, il potere possedeva sempre due volti. La stessa energia che poteva aiutare era anche in grado di punire. La stessa mano che offriva protezione poteva negarla. Per questo motivo gli antichi trattavano Ecate con una miscela di rispetto e timore, un equilibrio che caratterizzava gran parte del rapporto tra uomini e divinità. Accanto a queste attribuzioni, le fonti la collegano anche al mondo delle visioni e delle apparizioni. Molti autori antichi descrivono una dea associata ai sogni, ai presagi e a quelle esperienze che sembrano provenire da una dimensione diversa dalla realtà quotidiana, racconti che contribuirono ad alimentare la sua fama e a costruire l'aura di mistero che ancora oggi la circonda. Più il tempo passava, più il suo nome si caricava di significati, più le persone cercavano in lei risposte a domande difficili, più cresceva la convinzione che Ecate custodisse una conoscenza accessibile a pochi. Ed è proprio questa straordinaria ricchezza di attributi ad averle permesso di attraversare i secoli. Per alcuni era una protettrice, per altri una guida, per altri ancora una figura legata ai misteri più profondi dell'esistenza, una divinità impossibile da racchiudere in un'unica immagine. Ed è forse proprio per questo che uno dei racconti più celebri della mitologia greca finì per intrecciarsi al suo nome, una storia che coinvolge una giovane dea scomparsa nel nulla, una madre disperata pronta a cercarla in ogni angolo del mondo. È un evento destinato a cambiare per sempre il destino di uomini e dei, la storia di Persefone. Capitolo 5. Ecate e Persefone. Tra tutte le storie legate a Ecate,
Ce n'è una che più di ogni altra ha contribuito a definire il suo posto all'interno della mitologia greca. Una storia fatta di assenza, ricerca e cambiamento. Tutto ebbe inizio in una giornata apparentemente tranquilla. Persefone, figlia di Demetra, stava raccogliendo fiori in una vasta pianura. Attorno a lei si stendevano prati colorati e profumati, un paesaggio che sembrava appartenere a un mondo privo di pericoli. Poi accadde qualcosa, la terra si aprì. Dalla profondità emerse un carro oscuro trainato da cavalli immortali. A guidarlo era Ade. Se avete visto il video dedicato ad Ade, ricordate già il sovrano del regno sotterraneo, una delle divinità più potenti dell'intero pantheon greco. In quel racconto abbiamo osservato la vicenda dal punto di vista del signore degli inferi. Questa volta, però, c'è un'altra figura che merita attenzione. Persefone venne rapita e trascinata lontano dalla luce del mondo. Il suo grido attraversò il cielo, un istante destinato a cambiare il destino degli dei e degli uomini. Demetra iniziò immediatamente la ricerca della figlia. Attraversò terre, città e santuari. Interrogò divinità e mortali. Per giorni continuò a cercare senza ottenere risposte. Nessuno sembrava sapere cosa fosse realmente accaduto, o almeno così sembrava, perché secondo alcuni racconti esisteva qualcuno che aveva udito quel grido, qualcuno che si trovava abbastanza vicino da percepire l'eco di quell'evento straordinario. Quella figura era Ecate. La dea si presentò a Demetra e le rivelò di aver sentito il richiamo della giovane Persefone. Non possedeva tutte le risposte, il nome del responsabile rimaneva ancora avvolto nel mistero, eppure quel dettaglio bastò per riaccendere la speranza. La ricerca riprese. Alla fine fu Helios, il dio del sole, a raccontare la verità. Ade aveva condotto Persefone nel suo regno. La scoperta diede inizio a una delle vicende più celebri della mitologia greca. Demetra, devastata dal dolore, lasciò che la fertilità della terra si spegnesse. I raccolti iniziarono a morire. Le campagne si svuotarono. L'umanità intera rischiò di precipitare nella carestia. Di fronte a una crisi capace di coinvolgere uomini e dei, Zeus fu costretto a intervenire. Seguì una lunga trattativa che portò infine al ritorno di Persefone, un ritorno soltanto parziale, perché il frutto consumato negli inferi aveva ormai creato un legame impossibile da spezzare. Per una parte dell'anno Persefone avrebbe vissuto accanto alla madre, per il resto del tempo sarebbe tornata nel regno di Ade. Ed è proprio qui che Ecate assume un ruolo ancora più interessante. Alcune tradizioni raccontano che, dopo questi eventi, la dea rimase accanto a Persefone come compagna e assistente, una presenza costante, una figura capace di accompagnarla nel passaggio tra due realtà profondamente diverse. Il suo nome rimase così legato a uno dei racconti più importanti della religione greca, una storia che cercava di spiegare il ciclo delle stagioni, la rinascita della natura e il continuo alternarsi di presenza e assenza che caratterizza il mondo, ma soprattutto una storia che mostra un lato diverso di Ecate. Finora abbiamo incontrato una dea antica, sopravvissuta al tramonto dei titani, circondata da simboli potenti e da attribuzioni straordinarie. Qui la vediamo all'interno di un racconto profondamente umano, una storia fatta di perdita, ricerca e ricongiungimento, temi che attraversano culture, epoche e generazioni, ed è proprio per questo che il mito di Persefone continua a essere raccontato ancora oggi, perché dietro gli dei e i regni immortali si nasconde qualcosa che appartiene a tutti noi, l'esperienza del cambiamento, quel momento in cui una parte della nostra vita scompare lasciandoci davanti a una strada nuova da percorrere, una strada che conduce verso una trasformazione dalla quale si esce inevitabilmente diversi da come si era partiti. Capitolo 6. Il crocevia della mente. Molti miti sopravvivono per migliaia di anni perché raccontano qualcosa che continua ad appartenere all'esperienza umana. Gli dei cambiano nome, le civiltà sorgono e scompaiono, le lingue si trasformano, eppure alcune storie riescono ad attraversare il tempo perché parlano di emozioni che ogni generazione riconosce immediatamente: la paura, la speranza, la perdita, la scelta. Ed è proprio qui che Ecate assume un significato che va oltre la mitologia.
Per comprenderlo, immagina una situazione che tutti abbiamo vissuto almeno una volta. Ti trovi davanti a una decisione importante, due strade si aprono davanti a te, entrambe conducono verso un futuro diverso. Una scelta riguarda il lavoro, un'altra una relazione, un'altra ancora il luogo in cui vivere, i sogni da inseguire o la persona che desideri diventare. Per qualche istante tutto sembra sospeso, il passato appartiene già alla memoria, il futuro deve ancora prendere forma. Esiste soltanto quel momento, quel punto preciso in cui ogni direzione rimane ancora possibile. Gli antichi attribuivano un'enorme importanza a questi istanti di passaggio, li consideravano momenti carichi di significato, soglie che separavano una fase della vita dalla successiva, ed è per questo che la figura di Ecate continua ad affascinare studiosi, psicologi ed appassionati di simbolismi ancora oggi. Nel linguaggio moderno, infatti, viene spesso interpretata come l'incarnazione delle transizioni, di quei momenti in cui una versione di noi stessi lascia spazio a quella che verrà. Pensiamo all'adolescenza che diventa età adulta, a una carriera che termina e una nuova che comincia, alla fine di una relazione, alla nascita di un figlio, al trasferimento in una città sconosciuta. Ogni grande cambiamento contiene una componente comune, l'incertezza. Nessuno può sapere con assoluta precisione cosa si nasconde dietro una scelta prima di compierla, ed è proprio questa incertezza a rendere i passaggi tanto difficili. La mente umana ama la stabilità, ama ciò che conosce, ama ciò che può prevedere. I cambiamenti invece obbligano ad abbandonare qualcosa di familiare per dirigersi verso territori inesplorati. Per questo motivo molti studiosi vedono in Ecate una figura profondamente legata alla crescita personale. Ogni trasformazione richiede infatti una forma di coraggio. Il coraggio di lasciare andare ciò che eravamo, il coraggio di accettare che il futuro rimanga invisibile, il coraggio di proseguire anche quando la destinazione appare ancora lontana. Da questo punto di vista, il mito smette di appartenere esclusivamente all'antica Grecia, diventa qualcosa di universale, qualcosa che riguarda chiunque abbia attraversato un periodo di cambiamento. In fondo, ogni essere umano percorre continuamente una serie di passaggi, alcuni durano pochi giorni, altri richiedono anni, alcuni arrivano per scelta, altri vengono imposti dalle circostanze, ma tutti lasciano un segno, tutti modificano il modo in cui vediamo noi stessi e il mondo che ci circonda, ed è probabilmente questa la ragione per cui il nome di Ecate continua a riemergere ancora oggi, non soltanto nei libri di mitologia, non soltanto nei racconti antichi, ma anche nelle riflessioni moderne dedicate alla crescita, all'identità e al cambiamento, perché ogni volta che la vita ci pone davanti a una decisione importante, ci troviamo simbolicamente nello stesso luogo, davanti a una soglia, in bilico tra ciò che siamo stati e ciò che stiamo per diventare. Ed è proprio durante i secoli successivi che questa interpretazione inizia ad arricchirsi di nuovi significati. L'immagine di Ecate continua a evolversi, assumendo forme sempre più complesse e contribuendo alla nascita di una figura destinata a lasciare un'impronta profonda nell'immaginario collettivo, la figura che molti oggi associano alla regina delle streghe. Capitolo 7. Da dea greca a regina delle streghe. C'è qualcosa di affascinante che accade ai miti quando attraversano i secoli. Le storie cambiano, i significati si trasformano, ogni epoca aggiunge nuovi dettagli, nuove interpretazioni, nuovi simboli. A volte il personaggio che arriva fino a noi è molto diverso da quello conosciuto dagli antichi, ed Ecate rappresenta uno degli esempi più interessanti di questa trasformazione. Se un cittadino dell'Atena classica potesse osservare l'immagine moderna della dea, probabilmente rimarrebbe sorpreso. Oggi il suo nome viene spesso associato immediatamente alla stregoneria. Molte persone la immaginano come una potente signora degli incantesimi, circondata da rituali segreti e conoscenze proibite. Un'immagine diventata così popolare da sembrare quasi inseparabile dalla sua identità. Eppure questa trasformazione richiese secoli. Nel mondo antico Ecate era una figura molto più ampia e complessa. Con il passare del tempo, però, alcuni aspetti della sua immagine iniziarono ad attirare sempre più attenzione: la sua vicinanza al mistero, il suo legame con pratiche rituali particolari, la sua presenza all'interno di tradizioni considerate esoteriche, elementi che finirono gradualmente per intrecciarsi con la figura della strega presente nell'immaginario europeo. Durante il Medioevo e nei secoli successivi il mondo occidentale sviluppò una crescente fascinazione
ammirazione per tutto ciò che appariva nascosto, enigmatico e difficile da comprendere. Alchimisti, occultisti e studiosi delle tradizioni antiche iniziarono a recuperare nomi provenienti dal passato. Tra questi comparve anche quello di Ecate. Ogni generazione aggiunse un tassello, ogni autore reinterpretò la dea secondo la sensibilità del proprio tempo. Poco alla volta nacque l'immagine che molti conoscono ancora oggi: la regina delle streghe, la custode dei segreti, la signora delle arti occulte. Si tratta però di una trasformazione che racconta qualcosa di molto interessante sul modo in cui gli esseri umani costruiscono i simboli. Spesso tendiamo a osservare una figura antica attraverso le paure e le convinzioni del presente. Così, un personaggio complesso viene gradualmente ridotto a un'unica caratteristica, una semplificazione che rende la storia più facile da raccontare, ma che rischia di nascondere una parte importante del suo significato originario. Ed è qui che emerge un parallelo interessante con Kali, la dea indù di cui abbiamo parlato in un altro episodio. Anche Kali viene spesso rappresentato come una figura terrificante. Le sue immagini mostrano teschi, armi e aspetti che possono apparire inquietanti agli occhi occidentali, eppure chi approfondisce la sua storia scopre una realtà molto più sfaccettata, una divinità associata alla trasformazione, alla protezione e alla distruzione di ciò che impedisce la crescita. Qualcosa di simile è accaduto anche a Ecate. Nel corso dei secoli il suo nome è stato progressivamente avvolto da un'aura oscura. Molti hanno iniziato a vederla esclusivamente attraverso il filtro della paura e dell'occulto, ma dietro a questa immagine continua a esistere una figura molto più ricca, una divinità che ha assunto significati diversi a seconda dell'epoca, della cultura e delle persone che hanno raccontato la sua storia. Forse è proprio questa capacità di trasformarsi che ha permesso al suo mito di sopravvivere così a lungo. Ecate è passata dall'antichità al mondo moderno, adattandosi continuamente a nuovi contesti. Ogni generazione ha trovato in lei qualcosa di diverso, un simbolo, un archetipo, una guida, un mistero da interpretare. Ed è proprio grazie a questa straordinaria capacità di reinventarsi che la sua figura continua a comparire ancora oggi in romanzi, fumetti, videogiochi, serie televisive e opere contemporanee. Perché il viaggio di Ecate non si è fermato nei templi dell'antica Grecia, continua ancora nel nostro immaginario. Capitolo 8. Ecate nei film, videogiochi e serie TV. Esistono personaggi mitologici che appartengono al passato, figure rimaste intrappolate nei libri, nelle statue e nei racconti antichi. Poi esistono miti che continuano a reinventarsi, storie che riescono a trovare una nuova voce ogni volta che cambia il mondo. Ecate appartiene a questa seconda categoria. Anche chi non ha mai aperto un testo di mitologia greca potrebbe essersi imbattuto nella sua figura senza rendersene conto, perché il suo nome continua a comparire ovunque, tra le pagine dei romanzi fantasy, nei videogiochi, nelle serie televisive, nei fumetti, nei film che raccontano mondi popolati da dei, magie e creature soprannaturali. È un fenomeno curioso. Molte divinità dell'antichità vengono adattate una o due volte e poi scompaiono. Ecate invece continua a tornare. Ogni autore sembra trovare in lei qualcosa di diverso. Alcuni la trasformano in una potente divinità misteriosa, altri la rappresentano come una guida, altri ancora la collocano accanto a maghi, streghe e personaggi legati all'occulto. Con il passare del tempo è diventata una sorta di contenitore narrativo, una figura capace di adattarsi a storie profondamente diverse tra di loro. Nel mondo dei videogiochi questo fenomeno è particolarmente evidente. Molti sviluppatori hanno preso ispirazione dal suo nome per creare personaggi, abilità, fazioni o entità sovrannaturali. A volte l'influenza è diretta, altre volte appare soltanto attraverso dettagli e riferimenti nascosti che i giocatori più attenti riescono a riconoscere. Anche il cinema e la televisione hanno contribuito a mantenere viva la sua immagine. Quando una storia ha bisogno di evocare antiche conoscenze, rituali dimenticati o presenze avvolte dal mistero, il nome di Ecate compare spesso tra le fonti di ispirazione. Il risultato è una presenza costante
costante nell'immaginario contemporaneo, una presenza che continua a evolversi. La versione di Ecate che appare in una serie televisiva può essere molto diversa da quella che troviamo in un fumetto. La figura mostrata in un videogioco può avere poco in comune con quella rappresentata in un romanzo fantasy, eppure qualcosa rimane sempre riconoscibile, come se il mito conservasse un nucleo capace di sopravvivere a ogni reinterpretazione. Questo accade perché i grandi personaggi mitologici funzionano come archetipi narrativi. Sono figure abbastanza ricche da poter essere osservate da prospettive differenti senza perdere la propria identità. Pensiamo quante volte Zeus, Odino, Loki o Atena siano stati reinventati dalla cultura moderna. Ogni autore modifica alcuni dettagli, ogni epoca aggiunge qualcosa di nuovo, ma il personaggio continua a essere immediatamente riconoscibile. Ecate segue lo stesso percorso. La sua storia attraversa i secoli e si adatta continuamente alle esigenze di nuovi narratori. Forse è proprio questa la ragione della sua straordinaria longevità. Molte figure dell'antichità sono diventate oggetti di studio. Ecate è riuscita a diventare anche un personaggio vivo, un simbolo che continua a generare nuove storie, un nome che continua ad affascinare lettori, spettatori e giocatori appartenenti a culture completamente diverse da quella che l'ha vista nascere. E in un certo senso è una forma di immortalità, perché finché qualcuno continuerà a raccontare la sua storia, Ecate continuerà a camminare attraverso il tempo, dalle antiche coste della Grecia fino agli schermi che illuminiamo ogni giorno. Ma dietro tutte queste reinterpretazioni moderne esiste una domanda ancora più interessante. Qual è il motivo per cui dopo migliaia di anni il suo mito riesce ancora a parlare agli esseri umani? Per scoprirlo dobbiamo tornare all'essenza della sua leggenda, a ciò che continua a renderla affascinante ancora oggi. Capitolo 9. La guardiana dell'ignoto. C'è una domanda che vale la pena porsi dopo aver attraversato tutta questa storia. Perché continuiamo a parlare di Ecate? Perché una divinità nata migliaia di anni fa riesce ancora a suscitare curiosità in un mondo dominato dalla tecnologia, dai satelliti, dall'intelligenza artificiale? La risposta probabilmente si trova in qualcosa che non è mai cambiato: gli esseri umani. Le civiltà cambiano, le città si trasformano, le conoscenze si accumulano, eppure esistono esperienze che continuano ad accompagnarci esattamente come accompagnavano i nostri antenati: la paura del futuro, l'incertezza, le decisioni difficili, i momenti in cui una parte della nostra vita si conclude e un'altra deve ancora cominciare. Sono esperienze universali, attraversano ogni cultura e ogni epoca, ed è proprio in questi spazi che il mito di Ecate continua a trovare la sua forza, perché la sua storia parla di qualcosa che tutti conosciamo. Quel particolare istante in cui ci troviamo davanti a una porta chiusa, possiamo vedere la maniglia, possiamo intuire cosa ci aspetta oltre, ma il contenuto rimane nascosto. Per aprirla serve un passo avanti, e quel passo richiede sempre una dose di coraggio. Ogni essere umano prima o poi attraversa momenti simili: l'inizio di un nuovo lavoro, la fine di una relazione, una perdita, una scelta importante, una decisione che cambierà il corso degli anni successivi. Nessuno possiede una mappa perfetta per affrontare questi passaggi, nessuno riceve istruzioni precise, si procede un passo alla volta, esattamente come hanno fatto milioni di persone prima di noi. Ed è qui che i miti mostrano il loro valore più profondo. Molti li considerano semplici racconti del passato, in realtà funzionano come specchi, ci permettono di osservare emozioni, paure e desideri che appartengono ancora al presente. Cambiano i nomi, cambiano gli scenari, ma il cuore della storia rimane sorprendentemente familiare. Ecate continua a sopravvivere proprio per questo motivo, perché rappresenta una figura che accompagna il viaggio umano attraverso l'incertezza, una presenza che esiste nei momenti di passaggio, nei cambiamenti, nelle trasformazioni, in tutti quegli istanti in cui il futuro deve ancora prendere forma. Forse è questa la vera ragione per cui il suo mito ha attraversato i secoli, non per la sua antichità, non per il mistero che la circonda, non per le storie raccontate dagli antichi greci, ma perché ogni generazione continua a riconoscere qualcosa di sé all'interno della sua leggenda, e probabilmente continuerà ad accadere ancora per molto tempo, perché finché esisteranno persone costrette a scegliere una strada senza sapere dove conduce, il simbolo di Ecate continuerà ad avere qualcosa da raccontare. Ed è proprio questo il destino dei grandi miti: restare in silenzio per secoli e poi
tornare a parlare quando qualcuno è pronto ad ascoltarli. Se Ecate era associata ai momenti in cui una vita cambia direzione, nelle tradizioni irlandesi esisteva una figura legata all'ultimo cambiamento di tutti, la fine del viaggio. Si raccontava che il suo grido risuonasse nella notte poco prima di una morte imminente. Un presagio antico, sopravvissuto per secoli tra castelli, prugherie e villaggi avvolti dalla nebbia. La prossima volta conosceremo la storia delle Banshee. E così termina il nostro viaggio di oggi, ma il mondo dei miti è immenso e abbiamo esplorato solo una piccola parte delle sue ombre. Se questo racconto ti ha affascinato, iscriviti al canale per continuare il viaggio insieme. Un nuovo capitolo di Echi del Mito esce ogni lunedì alle 19 e a volte apriremo anche un viaggio inatteso il giovedì. Lascia un like, è il modo migliore per far scoprire il mito ad altri viaggiatori. Seguitemi anche su Instagram per il dietro le quinte, le anticipazioni e miti oscuri che non entrano nei video. Se volete sostenere questo progetto potete usare il tasto super grazie o hype, ogni gesto tiene viva la fiamma del racconto. E dimmi nei commenti quale mito dovremmo esplorare nei prossimi episodi. Il viaggio continua e ovunque tu stia ascoltando queste storie ci ritroveremo presto nel prossimo capitolo degli Echi del Mito. A presto, viaggiatori.